Quanto ci sentiamo sicuri fra le nostre mura domestiche, davanti al calore del focolare, o più in generale, nelle nostre giungle di cemento e acciaio, insieme ad altri esseri umani, insieme ai nostri fratelli pronti a puntare tutti insieme la torcia verso le tenebre. Come esseri umani abbiamo preso dominio del mondo, ma vi sono luoghi in cui la razza umana non ha potuto insidiarsi. Luoghi in cui è stata dichiaratamente sconfitta dalle forze della natura. Nella Louisiana, fra le paludi melmose e il ronzio degli insetti, la cosa dal corpo vegetale arranca con fare quasi umano. Nelle foreste selvagge, il Wendigo caccia e caccia ancora. La sua fame è infinita e brama carne umana. Sotto il mare, in profondità insondabili, in un sonno simile alla morte, dorme l'orrido Cthulhu, la cui sola vista può portare alla follia. Come vedete, nonostante tutte le nostre buone intenzioni, i mostri esistono ancora. Non li abbiamo certo sconfitti, solo allontanati in quei luoghi che abbiamo trovato inadatti alla nostra specie. Ma se siete qui, è perché ancora una volta volete disturbare delle mostruosità che andrebbero lasciate in pace. Questo format si trova nella rubrica di mitologia del canale, quindi se avete un dio preferito, rivolgetegli una preghiera prima di partire. Dove stiamo andando, la fede è meglio lasciarsela alle spalle. Oggi vi condurrò personalmente alle montagne della follia. Sembrava che quelle imponenti vette da incubo fossero i piloni di una porta spaventosa che conducesse nella sfera proibita del sogno e nel vortice del tempo, dello spazio e delle altre dimensioni. Non riuscivo a fare a meno di considerare la perversità di quelle cime. Vere montagne della follia, il cui opposto versante si affacciava di fronte all'ultimo abisso maledetto. Lo sfondo luminoso e nuvoloso insinuava l'immagine di un altrove etereo, molto più vicino al vuoto cosmico che alla Terra, e forniva un ammonimento spaventoso della distanza assoluta, dell'isolamento, della desolazione, della morte eterna di quel mondo smisurato e solitario. Scritto da Howard Philip Lovecraft nel 1931, Le montagne della follia è uno dei lavori più lunghi dello scrittore di Providence. Non è un caso che sia stato adattato come fumetto da molteplici autori come Butanabe, Nevio Zakkara o Kulba. Tutti nomi che, se seguite questi ultimi video, ormai vi usciranno dalle orecchie. L'opera vede un Lovecraft ormai nel pieno della sua maturità letteraria ed è uno dei massimi esponenti del ciclo di Cthulhu e contiene praticamente tutti quelli che saranno gli stilemi del racconto Lovecraftiano che ci portiamo dietro ancora oggi. I protagonisti sono un gruppo di ricercatori che partiranno per una spedizione in Antartide, un luogo freddo e proibitivo per gli umani, soprattutto pensando alle tecnologie della prima metà del Novecento. Il dottor Dire e il suo entourage scopriranno ben presto che sotto il ghiaccio qualcosa è stato conservato. Forse gli esseri umani non sono stati i primi abitanti della Terra e forse qualcosa in quella landa gelata è ancora viva ed è a digiuno da ere geologiche. È facile capire il perché del successo di questa storia, la suspense, il mistero e l'avventura degna delle migliori storie di Verne la fanno da padrone. L'idea poi di creature nascoste nei ghiacciai è altrettanto vincente. Non a caso il maestro Gonagai la riutilizzerà per il suo Devilman, ispirandosi sì alla Divina Commedia, ma probabilmente anche allo stesso Lovecraft, vista anche la maschera che Ryo Asuka
darà al protagonista per vedere il mondo preistorico, un artefatto dalle vibes fortemente cthulhiane. Se devo trovare un vero difetto alle montagne della follia, è sicuramente la sua parte iniziale, davvero prolissa e verbosa. La parte introduttiva del romanzo si occupa di raccontare in maniera maniacale e scientificamente accurata la spedizione, gli strumenti a disposizione dei protagonisti e la profondità dei ghiacciai in maniera forse troppo tecnica, senza mezzo dialogo fra i personaggi e rendendo il tutto ancora più pesante. Ammetto che ho sempre litigato un po' con questa parte di romanzo e sono riuscito a farci pace solo in tempi più recenti, grazie proprio all'adattamento di Tanabe, che snellisce un'introduzione un po' troppo verbosa. Non è tutto da buttare, però, attenzione, il setting è davvero affascinante e il tutto accompagna il lettore indietro nel tempo in un'avventura alla scoperta dell'ignoto. Ma so perché siete qui. Voi volete sapere cosa il team di ricercatori ha trovato sotto il ghiacciaio. Oggi parliamo degli antichi, da non confondersi con i grandi antichi, di cui abbiamo parlato in un video passato insieme al collega Morte Bianca. Essi sono alieni giunti dalle stelle quando il pianeta era ancora un infante. Ad una prima analisi è difficile persino dire se appartengano al mondo vegetale o a quello animale. I loro corpi sono cilindrici, alti più di 2 metri e con un'estremità che ricorda una stella marina. L'esistenza stessa degli antichi, dei resti degli antichi, ci mette di fronte a un'amara realtà. Noi non siamo i primi a camminare su questa terra. Gli antichi, infatti, erano un popolo avanzato, tecnologicamente, artisticamente, ed erano stati capaci di edificare città sia sulla terraferma che sul mare. Insomma, al netto di tutto, questi antichi non erano poi così mostruosi, anzi, potremmo dire che non erano nemmeno così diversi da noi esseri umani, e le cronache della loro storia sulla Terra risultano essere decisamente avvincenti. Tuttavia, a questo punto, una domanda sarà germogliata nella vostra testa. Cosa ne è stato di loro? Se questi antichi erano tanto avanzati, tanto evoluti, perché tutto ciò che è rimasto di loro altro non sono che vecchie mummie? Una delle possibili risposte a questa domanda striscia ancora viva e famelica fra quelle montagne della vetta oscura. Il governo era complesso e probabilmente di tipo socialista, anche se a questo proposito i bassorilievi non hanno potuto darci alcuna sicurezza. Il commercio era fiorente, sia a livello locale che fra diverse città. Piccole superfici piatte a forma di stella, con i consueti puntini, rappresentavano le monete. Sebbene la cultura degli antichi fosse in gran parte urbana, l'agricoltura era praticata e così l'allevamento del bestiame, sfruttamento minerario e una limitata attività industriale non erano sconosciuti. I viaggi erano frequenti, ma i flussi migratori, costanti, parevano rari, salvo nel caso di movimenti di massa a scopo di colonizzazione. Per gli spostamenti personali gli antichi non facevano ricorso a mezzi esterni, poiché possedevano capacità di locomozione più che veloci sia in aria che nel mare o sulla terraferma. I carichi pesanti erano portati da animali da soma, gli shoggoth sotto il mare, e nei periodi più tardi della vita terrestre da una strana varietà di vertebrati primitivi. In quel momento le sue grida si erano limitate alla ripetizione di un'unica parola dall'origine fin troppo ovvia: Tekeli lì, Tekeli lì. Gli antichi avevano dei veri e propri schiavi, una razza forse creata direttamente da loro affinché facesse tutti quei lavori che richiedevano mera manovalanza. Gli Shoggoth non erano esseri di intelletto, sono creature ferali
aggressive e soprattutto mostruose. La mostruosità lovecraftiana per eccellenza, simbolo di quell'indescrivibile ben noto ai lettori del Solitario di Providence. La forma di uno Shoggoth non può essere descritta del tutto. Essi mutano di continuo, fluidi e vorticosi, con arti dotati di artigli e fauci, molte fauci. Protoplasmatici e spaventosi, questi mostri sono abomini ed è probabile che la loro ribellione causò la fine dell'egemonia dei loro padroni o comunque gli diede davvero un duro colpo, insieme a incontri con altre terribili razze come quella dei Migo. Ci sono diversi Shoggoth sparsi per il mondo, ma quello più noto agli studiosi del Necronomicon e dei miti del Solitario di Providence è quello nascosto alle montagne della follia. Gli Shoggoth erano costituiti da un ammasso informe e gelatinoso di quelle che sembrano bolle e potevano cambiare forma e dimensione a piacere. Gli antichi li controllavano tramite l'ipnosi, ma con il tempo essi svilupparono un cervello e cominciarono ad avere coscienza di se stessi. L'atteggiamento di insubordinazione diventava sempre più evidente. Riusciranno i protagonisti de Le montagne della follia a sopravvivere a uno Shoggoth famelico? Riusciranno a mantenere intatta la loro sanità mentale dopo le scoperte sugli antichi? Per scoprirlo, non vi resta che leggere il romanzo o uno dei suoi numerosi adattamenti. Nel frattempo, cercate di rimanere sani di mente. Gli orrori di Lovecraft sono ancora numerosi e vorrei rivedervi tutti qui il mese prossimo. Fino ad allora, Tekeli lì!